Siamo qui per raccontare una storia che parla di fragilità e bellezza. C'era una volta una ragazza di nome Teresa che è vissuta più o meno 150 anni fa nell'anonimato di un convento in Francia, a Lisieux, e che è morta di tubercolosi a 24 anni. Se lei pensa che siamo in Normandia nella fine 800, in un piccolo paese, di una zona povera, in un povero convento. Perché in realtà questa giovane, così piccola, proprio nell'anonimato, al suo funerale penso c'erano appena 10 persone. E se non avesse scritto, proprio non avrebbe lasciato niente. Questa ragazza fu sottovalutata a tal punto che le fu chiesto di scrivere qualcosa della sua vita perché nessuno avrebbe saputo cosa raccontare di lei al suo funerale. Scrive questi 3 manoscritti e questo libro pubblicato postumo, 8 mesi dopo la pubblicazione, fine 800, aveva 2000 copie e adesso è tradotto in 60 lingue. La storia di questa ragazza, divenuta Santa Teresa di Lisieux, è stata scelta dall'UNESCO per le celebrazioni del biennio 2022-2023. Teresa è una delle figure più conosciute nel mondo. Il fatto anche che l'UNESCO l'ha riconosciuta, l'ha valorizzata è molto significativo. La Francia e poi l'UNESCO l'ha riconosciuta come il valore di donna da promuovere, come intellettuale, ricercatrice di senso, educatrice e scrittrice. E la cosa interessante è che proprio Teresa di Lisieux è una figura che in realtà parla al di là delle frontiere della Chiesa. Cioè, questo riconoscimento dell'UNESCO è molto significativo perché non interessa solo i cristiani, cioè sarebbe sbagliato di chiuderla, diciamo, tra cattolici. Da un esempio, abbiamo una basilica al Cairo molto frequentata dai cristiani copti ortodossi, che sono anche i musulmani, vengono a pregare Teresa, perché direi nei suoi scritti Teresa non fa mai polemica contro nessuno. C'è una visione proprio di universalità e c'è un messaggio fortissimo che è un messaggio proprio di fiducia e di amore. Beatificata il 29 aprile del 1923 da Pio XI e canonizzata 2 anni dopo, Teresa di Lisieux è stata anche proclamata dottore della Chiesa da San Giovanni Paolo II. Ma nonostante questo, sembra venga raccontata sempre con un linguaggio devozionistico e un po' infantile. È una figura che va conosciuta ancora meglio e io dicevo, occorre togliere un po' di polvere da questa santa che l'hanno un po' ridotta alle rose e alle emozioni, no? L'amore è eccezionale, cioè eccede, non è solo emozionante. Per amare occorre prima di tutto essere amati. Infatti c'è una frase che ho trovato una volta a Cascia: amare è una virtù, essere amati è la felicità. È un amore maturo quello che Teresa vive. Negli ultimi anni della sua giovane vita, infatti, si ritroverà a condividere la durezza delle condizioni umane del suo tempo, in quella che possiamo definire notte interiore. Noi abbiamo ridotto l'amore a emozione, no? E lei infatti con la notte della fede che ha avuto, ha creduto al di là di ogni emozione. E questo è molto moderno perché c'è da guarire l'amore. E lei lo sana. Lo racconta come la storia di un'anima nel terzo manoscritto, delle pagine molto impressionanti, e scrive letteralmente: Gesù ha permesso che la mia anima fosse invasa dalle più fitte tenebre. E poi lei racconta e proprio sente dentro di sé, insieme alla voce della fede, alla voce dell'amore, sente anche la voce delle tenebre, proprio del nichilismo. Vai avanti, dopo la morte non ci sarà il nulla, la nuit du néant, la notte del nulla. Poi si ferma, temerei di bestemmiare.
Teresa ci introduce nel cosiddetto realismo cristiano, che non procede a partire da concetti, ma dalla vita concreta e vissuta, fatta di piccoli passi, e non teme di confrontarsi ed esporsi al rischio dell'incomprensione e della solitudine. Per lei le piccole cose del quotidiano racchiudono l'immenso. Teresa di Lisieux non ha avuto nessun fenomeno straordinario, né visioni, non sente parole straordinarie di Gesù, basta il Vangelo, cioè Gesù proprio parla nella banalità del quotidiano, niente di straordinario, direi sì, ho un amore immenso, straordinario, ma vissuto nelle piccole cose del quotidiano. E credo che questo proprio va oltre le frontiere della Chiesa cattolica, raggiunge qualcosa di essenziale nel cuore umano, la grandezza dell'amore nella piccolezza. Grandezza e piccolezza è come un paradosso. Teresa praticamente rende possibile di valorizzare tutti i momenti, tutti gli aspetti della nostra vita. Nel prologo dell'UNESCO si legge: poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, è nello spirito degli uomini che devono essere poste le difese della pace. Teresa di Lisieux è costruttrice di pace perché attraverso il suo linguaggio semplice e accessibile a tutti raggiunge lo spirito di ogni uomo nella sua fragilità, che per lei non significa qualcosa di negativo, come spiega nella sua opera Storia di un'anima. Papa Francesco denuncia, è profetico, questo individualismo, soprattutto nella società occidentale, questa autoreferenzialità, autosufficienza che distrugge, cioè la persona che si chiude su se stessa, proprio spegne l'amore, anche non solo verso Dio, ma anche verso i fratelli. Allora diventa proprio l'esaltazione dell'ego, diventa proprio un modo anche di scacciare gli altri. Allora proprio in Teresa di Lisieux è tutto il movimento inverso, del vero amore che si fa piccolo, che valorizza gli altri in un atteggiamento di servizio e anche di apertura verso tutti, e specialmente i più poveri, i più feriti. Proprio quella mi sembra che sia la spiritualità più profonda di Papa Francesco. Dico anche Papa Francesco che è molto legato a Teresa di Lisieux, è una delle sante che lui ama di più. E come non amare, dunque, questa donna che è stata una rivoluzionaria per la Chiesa e per la società del suo tempo. Quest'anno Teresa compie 150 anni, ma non li dimostra. Anzi, la modernità del suo messaggio è ancora tutta da scoprire. Direi è una donna forte, anche non dimentichiamo è una normanna, dunque di questi eredi un po' di questi vichinghi, diciamo, è una combattente. Non dimentichiamo che una delle sante più amate da Teresa è Giovanna d'Arco. È un po' un esempio bellissimo di una donna forte, di una donna nella Chiesa, cioè che non è per niente inferiore, ma che sostiene gli uomini. E spesso proprio si vede anche che spesso più che gli uomini sono le donne che portano la fiaccola della fede e del coraggio.